Oggi vi parlo di un incompreso, il progesterone, che è l'ormone che domina la fase premestruale. Si pensa spesso che il ciclo e la fase premestruale in particolar modo causino tutta una serie di problemi e di dolori. Niente di più falso. Il ciclo non solo non causa dolori e scompensi emotivi, anzi rigenera la nostra salute fisica, mentale ed emotiva ogni mese. E dunque come la mettiamo? Come mai? Come mai, secondo le ricerche, ben l'82% delle donne soffrono di dolori durante il ciclo, in particolar modo nella fase premestruale? Bene, dovete sapere che il progesterone è come una bassa marea. Non è la causa, è il meccanismo rivelatore e c'è una bella differenza. Il progesterone è come la bassa marea e dunque rivela quello che ci sta sotto. Se sono stelle marine o rottami, dipende dalla cura che ci siamo concesse nelle settimane e nei mesi precedenti e se è stata adeguata alle sfide che abbiamo dovuto affrontare. Come fa a fare questo il progesterone? È proprio una delle sue funzioni fisiologiche, una delle più importanti. Il progesterone ci rende sensibili e porose, sia a livello fisico proprio di tessuti, sia a livello mentale ed emotivo. Senza pretendere di essere esaustiva, vi dico che allora il progesterone rende la parete interna dell'utero, l'endometrio, poroso e rilassato, in modo che l'ovulo, una volta che l'ovulazione è avvenuta, cascandoci sopra, ci si possa innestare comodamente. Questo è perché l'estrogeno, che invece è un altro ormone che domina la fase preovulatoria, l'ha reso ipergonfio. Per evitare che l'ovulo rimbalzi via, ecco che il progesterone rende l'utero poroso. Inoltre rende l'utero saggio, con potere di giudizio e di discernimento, perché grazie al progesterone l'utero riesce a capire se l'ovulo che gli è arrivato tra le mani è vivo oppure morto e dunque a seconda di questo stato si prenderà una via o un'altra. Il progesterone ci rende sensibili anche a livello di pelle. Hai mai provato a fare la ceretta nella fase premestruale? Fa più male, eh? E cosa mi dite di questi brufoli che eruttano come se non ci fosse un domani nella fase premestruale? Ecco sempre questo meccanismo che fa affiorare tutte le magagne. E così anche per l'intestino e tutta una serie di disturbi che si possono manifestare a seconda di che cos'è che ci sta inquinando. Potrebbe essere emicrania, dolore al seno, eccetera. Inoltre il progesterone va a stimolare l'emisfero destro del nostro cervello, che è quello deputato a processare le emozioni, il linguaggio corporeo degli altri e anche l'intonazione e la melodia del linguaggio verbale. Questo significa che sotto l'effetto del progesterone noi siamo più a contatto con le nostre emozioni e dunque siamo più sensibili e dunque affiorano i nodi irrisolti della nostra vita, sia quelli piccolini, quelli magari che si sono appena formati, sia quelli ancestrali che ci portiamo dentro da generazioni, perché ricordiamoci che lo studio della genetica ha comprovato che i traumi vengono passati da generazione in generazione. Oltretutto il progesterone, rendendoci più scaltre a decifrare il linguaggio corporeo e le intonazioni della voce degli altri, potenzia questo muscolo psichico, un muscolo forse non è la parola più felice, chiamato intuito. E dunque noi riusciamo, grazie al progesterone, ad essere ancora più abili a decifrare il messaggio sottostante le apparenze e a capire se quel sì, quel no, quel brava sono veritieri o se nascondono qualche cos'altro. E dunque il progesterone è veramente la nostra migliore amica, quella che non fa buon viso a cattivo gioco, ma che ci tira
per la giacchetta e ci disturba e ci pungola finché non guardiamo in faccia alla realtà. Ricordiamoci anche che i sintomi sono dei messaggeri che portano al loro interno la soluzione e che vogliono essere trasformati in saggezza e in cura di sé e della comunità. Non esiste cura del sé senza la cura della comunità, compreso l'ecosistema che ci circonda. Una volta che si è imparato a decodificare il linguaggio dei sintomi, ecco che un grande potere è nelle nostre mani, un grande potere trasformativo ed è alla portata di tutte noi, non ci vuole nessuna dote particolare, bisogna ovviamente studiare, osservarsi con attenzione, essere aperte, ricettive, educarsi e fare domande. Che cosa dunque è normale sentire durante le mestruazioni? Perché lungi da me voler sostenere che la donna, il corpo femminile, sia uguale giorno dopo giorno e che dunque perché il dolore non è normale, altri cambiamenti non siano normali. Mi spiego meglio. Il dolore non è normale durante le mestruazioni, però i crampi sì. I crampi sì, perché l'utero si deve contrarre per eliminare il suo rivestimento interno, l'endometrio, che viene creato e distrutto ad ogni ciclo e dunque per distruggerlo la mestruazione ecco che si contrae. I crampi potranno variare di intensità ma non devono mai essere dolorosi. Inoltre è perfettamente normale sentirsi più stanche fisicamente, meno concentrate e più insofferenti ai doveri lavorativi e sociali. Questo è perché fisiologicamente la mestruazione nel ciclo mestruale corrisponde al sonno nel ciclo circadiano, che è l'orologio biologico di 24 ore che regge la vita di tutti gli esseri umani. Perché corrisponde al sonno? Ci sono svariati motivi, uno su tutti. Il cervello durante il sonno, che tu sia uomo o che tu sia donna, lavora durante il sonno in una maniera completamente diversa ed sarebbe molto interessante, approfondiremo, ma questo durante il sonno il cervello attinge alla fonte primaria di creatività, del pensiero trasformativo, del giudizio morale e molto altro ancora. Durante la mestruazione il cervello della femmina si mette a funzionare nella stessa maniera. E dunque provate ad immaginare se il commercialista vi chiamasse alle 2 di notte dicendo scusa, potresti andare a controllare il plico dell'anno scorso e guardarmi nella colonna D, riga 55? Penso di aver fatto un errore. Non solo vi girerebbero un po' le palle, ma fareste anche un po' fatica a trovare la colonna D e la riga 55, non è vero? La stessa cosa, ecco perché durante le mestruazioni siamo un po' insofferenti e meno concentrate e ci sentiamo più stanche. Se fossimo libere di vivere come natura ci ha fatto, cioè di dormire quando è notte, ci sveglieremmo, sempre per restare in metafora, molto più ispirate, molto più gioiose, molto più forti, molto più sane. Provare per credere. Ciao!